qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te e perché, ok? Allora, andiamo a vedere, partiamo da questi oracoli primi e poi ci mettiamo i miei infallibili oracoli lui-lei che ci delineeranno il profilo energetico reale della persona. Basterebbero anche solo questi, però noi ci facciamo tutte le specifiche e il resto. Allora, per tutte le ragazze nuove li potete trovare i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Allora, partiamo da queste. Chi sta arrivando verso di te perché la puoi conoscere questa persona o non la puoi conoscere affatto ancora, eh? Chi sta arrivando verso di te perché? Ne mettiamo una, due, ci mettiamo l'altro, gli archetipi. Vediamo chi sta arrivando verso di te perché. Amore tradito, o qualcuno che ti ha tradito, o ti sei sentita tradita, o una persona che è stata tradita a sua volta, che ha un po' il cuore infranto. C'è un'area, la dea del tradimento qua intorno, o la mancanza di fiducia per paura di essere traditi. Vediamo. Peso della famiglia. Può essere una persona che ha il peso della famiglia o il peso di responsabilità. Può essere una persona che ha il peso della famiglia o delle responsabilità che ha. Esorcista. Libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Questa è una persona che... Allora, questa è una persona che sia a te, sia a lei stessa, a questa persona qui, vi permetterà questa connessione di liberarvi dagli istinti distruttivi, dagli impulsi distruttivi. E quindi avviene una sorta di esorcismo con questa relazione. Esorcismo, cioè nel senso... qua abbiamo la dea del tradimento o abbiamo la sensazione del tradimento, o tu percepisci questo, non ti fidi, o l'altra persona non si fida, ha paura di essere tradita. Qua in questa connessione avviene la liberazione da questi impulsi distruttivi, o meglio, sappiamo che alleandoci alle nostre emozioni noi distruggiamo gli impulsi distruttivi. Il tradimento è un dio, una dea. L'emozione del tradimento è una dea, un dio, quello che vi insegno sempre nella nostra scuola. Allearci con la dea del tradimento, con l'emozione del tradimento, significa prendere il suo potere e non manifestarla più quella sensazione. Ok? Quindi questo è. Sì. Vediamo. Andiamo subito sulla parte emozionale di questa persona che arriva nei tuoi confronti. Con i miei oracoli lui-lei potentissimi. Vediamo un po', si preannuncia una stessa molto interessante qua. Vediamo, allora, qual è l'emozione forte di questa persona nei tuoi confronti? Quindi cosa spinge questa persona a liberarsi dai suoi impulsi distruttivi? Cosa prova per te? Cosa sente? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Sì, per molte di voi è una persona che è scappata e tu ti sei sentita tradita, o questa persona si è sentita tradita da te, non te l'ha rivelato, tradita la fiducia, o anche tradimento di fatto, insomma.
non è stata fedele alla tua fiducia ed è scappata perché non si è mai sentita degna di nulla questa persona. Sì. Cos'altro? Anche il peso della famiglia, no? Non ci si fa sentire degni per il peso, le responsabilità che crediamo di avere, arriva dal peso della famiglia questo, le aspettative della famiglia, d'origine o la famiglia propria che si è creati. Ancora, questa persona nei tuoi confronti sta affrontando tutte le sue paure. Questa persona nei tuoi confronti sta affrontando tutte le sue paure, o di averti tradito, di aver sentito il peso della famiglia, delle responsabilità. Una persona che sta affrontando in questo momento che stai guardando il video tutte le sue paure. Se è una persona che già conosci. Io credo che tu la conosca già. Però vediamo. Cos'altro questa persona nei tuoi confronti? Ho sempre voluto te, lo capisci? E qua mi parla di una persona che ha potuto tradire la tua fiducia andando con un'altra persona, avendo un'altra relazione, e tu ti sei sentita tradita, o tu te ne sei andata via perché pensavi che questa persona non volesse, invece aveva il peso della famiglia addosso con delle responsabilità. Queste sono le dinamiche. Ha sempre voluto te questa persona. Può essere un grande shock l'arrivo di questa persona per te, eh? Ti ho detto, si preannuncia una stesa molto interessante. Vediamo un po'. Allora, vediamo, mettiamoci subito i tarocchi. Allora, qual è l'energia che muove questa persona verso di te? Con che energia arriva da te questa persona? Con che energia, con quale energia arriva da te questa persona? Ti ha osservato e ti osserva. Ti osserva quando tu non guardi, ti osserva alle tue spalle, osserva. Anche qua c'è una persona che osserva, no? Magari osserva che tu stai già con un'altra persona o puoi avere dei pretendenti. Ti osserva. Con quale energia arriva nei tuoi confronti? Con un paggio di spade, con un po' di allerta, un po' di paura. Infatti qua dice non mi sono sentito degno, sto affrontando le mie paure. Qua ha paura che si giri lui, che si giri lei, c'è una sorta di tensione. Quali sono i suoi pensieri nei tuoi confronti? Cosa pensa di te? Cosa pensa? Il mondo ti osserva sui social questa persona. Pensa che tu sia tutto, pensa che tu abbia tutto, pensa che tu sia tutto. Ti pensa e ti osserva, ti pensa e ti osserva. Il mondo ha anche un'altra connotazione nei suoi pensieri. La necessità di iniziare una nuova tappa, sta pensando. Allora, cosa ha nel cuore per te? Cosa prova per te questa persona? L'appeso. Si è sacrificato per la famiglia o delle responsabilità e ha un peso sul cuore potentissimo e mentre ti osserva pensa al sacrificio che ha fatto o perdendoti o lasciandoti andare. Questa è la stesa, ragazze mie ragazzi. Un grande peso sul cuore con l'appeso. Guarda, il Papa, manco a farlo apposta, le sue responsabilità, il peso di questa famiglia. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Il 10 di spade, non sta bene questa persona, ecco perché è uscita la carta di esorcista. E allora, 10 di spade, le intenzioni sono... Secondo me per alcuni di voi è chiusa la situazione da parte tua. 10 di spade mi parla nelle intenzioni superare una tappa molto dolorosa. 6 di bastoni, vedi uscire vincente da una tappa molto dolorosa relativa all'appeso della famiglia, a quello che è accaduto. E vediamo quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti. 7 di bastoni, cavaliere di spade. Fammi capire a cosa è riconducibile il 7 di bastoni. Le azioni, 7 di bastoni. Ah, 9 di denari, infatti.
tornare disponibile, o tornare singolo, o tornare disponibile rispetto alle sue responsabilità. Mettere limiti a quello che sono gli istinti distruttivi o quello che le hanno fatto, insomma, avere questo peso della famiglia. Il 7 di bastoni è anche la lotta, no? La lotta contro le resistenze, il proteggere se stessi. Il 9 di denari mi parla prima di tutto, prima di venire da te perché sta affrontando le sue paure, lottare contro le sue stesse resistenze, gli istinti distruttivi, gli impulsi distruttivi e tornare disponibile col 9 di denari. Autonomo, singolo, quello che è, tornare disponibile. E infatti paggio di denari qua dietro. E poi proporti. E poi proporti. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. E infatti che ti ho detto? Puoi proporti, fante di bastoni, e mandarti un messaggio. Il messaggio che ti manderà o proporti qualcosa non è un messaggio che vedi il carro venire da te, dove si sente tutta questa pesantezza di cui ti ho parlato, e quindi le carte ci servono a vedere, anche a comprendere, a avere maggiore consapevolezza di ciò che c'è dietro, magari un messaggio divertito, un messaggio che dimostra apprezzamento nei tuoi confronti, dietro a una pesantezza emozionale che sta affrontando, va bene? Le carte ci servono a farci prendere consapevolezza, ad avere magari più tatto, più consapevolezza in questo senso. Certamente può anche essere una persona nuova, sì, perché c'è anche il fante di bastoni qui, e ti dico che è una persona che non può impegnarsi subito questa, perché però se arriva nel tuo campo energetico è necessaria affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza per liberare te stessa o te stesso da impulsi distruttivi relativi a certe emozioni che hai necessità di includere. E ve lo spiego tutto, come si fa a includere le proprie emozioni nei video della playlist L'arte sciamanica, meditazioni guidate, soprattutto quella del pentacolo, che è la pratica più potente che fanno gli sciamani di tutti i tempi. Quindi è una persona che ti spingerà a darti alle tue emozioni, a chiudere una tappa dolorosa della tua vita, e lo farà facendoti da specchio a certe emozioni. Le emozioni principali di cui ti farà da specchio questa persona sono la necessità di essere molto indipendente, poco predisposto cioè all'inizio ti può far vedere che è poco predisposto a darsi, va bene? Ma sappi che quello è amore, cioè perché tutto è amore, tutto ciò che viviamo è manifestazione del divino e quindi è amore. Quindi il Dio amore, come nel mito di Amore e Psiche, questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 12, ti manda certe prove, ma sono tutte mandate da lui, e queste prove hanno dei personaggi. Questi personaggi, uno di questi è questa persona, è un personaggio mandato da amore, dal Dio amore. Sì, vediamo un po' cosa mi dicono, e poi ti dirà che ha sempre voluto te. Vediamo un po' le specifiche. Fante di spade. Energia attuale. Come arriva questa persona nei tuoi confronti? Fante di spade. Con la voglia di proporti di uscire. Di proporti, comunicazioni, tutti i paggi sono comunicazioni, quello di denari è più concreto di tutti, no? Comunicazioni e proposte sono. Ok. I pensieri. Il mondo cosa pensa? Di fare un cambio con te. Cosa ha nel cuore per te? L'appeso? La torre, vedi che ti ho detto che sta vivendo un momento fortissimo di dolore emozionale questa persona, una torre, una crisi interna che lo porta a fermarsi sui suoi passi, a riflettere bene su ciò che è accaduto nella sua vita. Le intenzioni con il 10 di spade nei tuoi confronti, e infatti ha intenzione di creare una struttura con te. Il 3 di denari, una struttura vuol dire venirsi incontro, intendersi bene, recuperare da questa situazione difficile, fare progetti insieme. Vediamo 7 di bastoni, 9 di denari, le azioni che farà nei tuoi confronti. 4 di coppe. All'inizio questa persona in questo momento, te l'ho detto, questo non succede subito.
In questo momento sta superando le sue paure legate al tornare disponibile, tornare singolo o a recuperare psicofisicamente se stesso questa persona. E quindi in questo momento si sta concentrando molto sul lavoro, sulle sue cose e ritornare soprattutto a stare bene, perché non sta bene psicofisicamente, guarda c'è la torre l'ha preso nel cuore, e quindi in questo momento è come se rifiutasse l'opportunità. Vediamo però alla fine, paggio di bastoni, energia finale di questa persona nei tuoi confronti, paggio di spade, alla fine ti invita a uscire o dimostra apprezzamento, cos'altro? E infatti dimostra apprezzamento, asso di bastoni, e il 5 di coppe, vuole anche rimediare a una sensazione di tristezza e sensi di colpa che ha, Sì. C'è questa opportunità, è titubante però perché non sta bene ancora. Due altre? 3 di bastoni, infatti osserva prima di agire e poi ti chiamerà senz'altro, c'è la temperanza per voler portare guarigione a quella sensazione di tristezza che porta nel cuore. È una persona che sta affrontando un bel karma, però ne esce assolutamente. Vediamo tu che energia hai nei confronti di questa persona. Che energia hai tu nei confronti di questa persona? Per alcuni di voi vi sentite bloccati, 8 di spade. C'è o frustrazione o una sensazione di incapacità di muoversi, di agire, o avete un'altra persona, però pensate pure a questa persona qui. C'è una certa tensione da parte vostra, infatti. Quali sono i pensieri che avete rispetto a questa persona? Cosa pensate? Infatti c'è silenzio tra tutti e due. Pensate di stare nel vostro, di non dire niente. La papessa mi parla soprattutto del fatto che è meglio non parlarsi in questo momento, meglio lasciar fare. Abbiamo il sole qui. Se è una persona nuova qua all'inizio state un po' in guardia, state un po' sulla difensiva, diciamo, cercando di vagliare alla luce dell'intuizione quello che dovete fare. Cosa avete nel cuore? Per questa persona cosa avrete nel cuore? Un po' di tensione, 5 di spade, è come se la vostra mente volesse prendere il sopravvento nel farvi sentire o sperimentare alcune cose quando è necessario utilizzare l'intuizione al posto della mente. Un po' di tensione. 6 di bastoni, alcune di voi si sono liberate o vogliono liberarsi dal pensiero di questa persona, magari eravate una persona in ombra o la persona, mi spiego, volete liberarvi da questo. Vediamo come sta viaggiando emozionalmente questa persona. Però come vi dico sempre, se arriva nel vostro campo energetico è perché dovete pacificare le immagini. Vi ho detto, tanto vi do sempre le indicazioni dove si trovano i mantra, le formule psichiche. Vediamo, allora, come sta viaggiando emozionalmente questa persona. Sulla prima carta del mio oracolo lui-lei, sul voi la verità, il creatore ha preso molta consapevolezza dal fatto che non si è mai sentito degno di nulla. Sto affrontando tutte le mie paure, gli amanti, sta affrontando le paure relative al darsi, all'offrirsi, all'amore. E ho sempre voluto te, lo capisci? Il maestro, ci picchia. E qua c'è il divertimento che è il paggio di bastoni. Senti, questa persona ti vuole a tutti i costi, non ti dirà subito quello che ti sto dicendo io. Quando compare il maestro è la guida interiore e il maestro gli dice devi risolvere con lei o con lui, insomma, perché vi ha fatto incontrare o vi farà incontrare questa persona perché tu sei il perfetto riflesso delle sue paure e quindi anche delle sue qualità più grandi. Eh sì, il maestro, qua c'è un karma pesante, che ha subito e ne sta uscendo piano piano. Esorcista col maestro, c'è un karma pesante. Tu dalla tua parte è necessario che pacifichi l'immagine relativa al tradimento o alla mancanza di fiducia.
Per conto suo questa persona sta affrontando le paure relative al suo aspetto, va bene? Ok, vediamo un po' con queste altre, cosa mi dicono questi altri oracoli. Qual è il dono per te relativo a questa connessione? La rivelazione. Avrai una rivelazione da parte di questa persona. Te l'ho detto che si preannunciava una stesa interessante. Ci sarà una rivelazione, tu non te lo aspetti proprio, perché dopo un karma pesantissimo che ha subito questa persona, arriva con una rivelazione, quella del maestro interiore proprio. Ok, vediamo un po'. L'ultimo oracolo della magia. Qua chiede perdono, Questa persona chiede perdono e qua ti dicono di perdonare anche tu le immagini perturbate di questa relazione. Si fa col pentacolo, ragazze mie, magia pratica 11, prima parte. Qua ti chiedono di perdonare la situazione, ma non di perdonare la persona in sé, la persona è una maschera del divino. Il perdono è la pacificazione delle immagini perturbate, degli spiriti perturbati e delle emozioni. Ti chiedono di perdonare affinché la relazione sia sana, o con questa persona, se scegli questa persona, oppure anche con quella che verrà, è sempre la maschera del tuo sposo celeste. Wow, una stesa degna di grandi sciamani qua, di grandi maghi. Ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.